La Toscana. Terra di contrasti e armonie, dove il lavoro dell'uomo e la natura si fondono in un capolavoro senza paragoni. Qui, tra dolci colline punteggiate di cipressi, vigneti che seguono il ritmo delle stagioni e campagne che sfumano in lontananza, si celano borghi di una bellezza disarmante. Luoghi in cui ogni singola pietra racconta un qualcosa, ogni angolo rivela dei segreti, e il tempo sembra scorrere più lentamente, permettendoci di assaporare ogni momento. Questi gioielli toscani, custodi di arte, storia e tradizioni, sono testimoni di un passato glorioso, che continua a vivere nel presente. In questo video, scopriremo insieme alcuni dei borghi più affascinanti, veri e propri tesori nascosti, che attendono solo di essere esplorati. Partiamo con San Quirico d'Orcia, gioiello incastonato nella meravigliosa Val d'Orcia. È un luogo dove la mano dell'uomo ha saputo creare, nel corso dei secoli, un paesaggio di armoniosa bellezza, riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Questo borgo medievale si distingue per il suo imponente patrimonio storico e artistico. Gli Orti Leonini rappresentano uno dei più raffinati esempi di giardino all'italiana del XVI secolo, un labirinto verde dove natura e arte si incontrano in perfetta simbiosi. La chiesa collegiata di San Quirico, con le sue linee pure e i suoi interni ricchi di opere d'arte, è un capolavoro dell'arte romanica, che ha attraversato i secoli. Il borgo, inoltre, è un punto nodale della storica Via Francigena, itinerario di fede e di commercio, che ha visto migliaia di pellegrini percorrere le sue vie, arricchendo il luogo di storie, incontri e scambi culturali. Proseguendo il nostro viaggio, incontriamo San Gimignano. Famoso in tutto il mondo per le sue torri medievali, simbolo di un passato in cui le famiglie nobili competevano nella costruzione di torri sempre più alte, per dimostrare il proprio potere e ricchezza. La piazza della Cisterna, cuore pulsante del borgo, il Duomo e la Torre Grossa, sono solo alcune delle meraviglie architettoniche che caratterizzano questo incredibile esempio di città medievale ben conservata. Inoltre, San Gimignano non è solo arte e storia. È anche terra di vini pregiati, tra cui spicca il Vernaccia di San Gimignano, primo vino italiano a ricevere la denominazione di origine controllata, ambasciatore di una tradizione vinicola antica e ancora fiorente. Continuando, Montepulciano ci accoglie come un magnifico libro d'arte a cielo aperto, dove ogni angolo, strada, piazza narra la grandezza del Rinascimento italiano. Famosa per il suo vino nobile, questa città offre molto più di un'esperienza enogastronomica. È un viaggio attraverso secoli di arte e architettura. Il Tempio di San Biagio, capolavoro dell'architettura rinascimentale, domina la scena con la sua maestosa bellezza. I palazzi rinascimentali che adornano il centro storico raccontano la storia di una città che ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella cultura e nella politica toscana. Le cantine storiche,
scavate nel tufo sotto la città, sono luoghi di fascino unico, ed è possibile degustare vini di eccellenza, frutto di una lunga tradizione e di un terroir unico. Montalcino, invece, si eleva maestosamente su una collina, dominando con fierezza le vaste distese della campagna toscana. Questo antico borgo medievale è circondato da possenti mura fortificate, che racchiudono secoli di storia e tradizioni. Al suo interno, strette vie lastricate conducono i turisti attraverso una sequenza di piazze storiche, palazzi nobiliari ed edifici storici, tra cui spicca la fortezza del XIV secolo. Un imponente esempio di architettura militare medievale, che offre una vista panoramica senza pari sui vigneti circostanti. Montalcino è rinomato in tutto il mondo per la produzione del Brunello, un vino rosso e di prestigio, che ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. Le cantine del borgo aprono le loro porte ai visitatori per degustazioni, che permettono di scoprire i segreti di questo nobile vino, frutto di una lunga tradizione enologica e di una passione che si tramanda di generazione in generazione. Pienza, concepita come la città ideale del Rinascimento, è il risultato di un sogno visionario di Papa Pio II, che nel XV secolo volle trasformare il suo umile villaggio natale in un esempio di perfetta armonia urbana. L'architetto Bernardo Rossellino fu incaricato di progettare la nuova città, seguendo i principi umanistici del Rinascimento, creando così un capolavoro di bellezza e proporzione. Il cuore di Pienza è rappresentato dalla sua piazza principale, circondata da edifici emblematici come il Duomo, il Palazzo Piccolomini e il Palazzo Comunale, i quali formano un insieme architettonico di straordinaria eleganza. Le strade sono un intricato labirinto di vicoli in pietra, che offrono scorci romantici e invitano alla scoperta delle numerose botteghe artigianali presenti. Qui è possibile acquistare prodotti locali, come il famoso pecorino di Pienza, un formaggio dal sapore unico, testimone delle antiche tradizioni casearie della regione. Scendendo verso il sud della Toscana, incontriamo Pitigliano, un borgo che sfida la gravità, arroccato su un'imponente rupe di tufo. Conosciuto come la piccola Gerusalemme per la presenza di una storica comunità ebraica, è un luogo magico, dove la storia si fonde con la leggenda. Il borgo è caratterizzato da un dedalo di viuzze, che si snodano tra case e palazzi scavati nel tufo, molti dei quali sono collegati da passaggi sotterranei e cunicoli segreti. Il quartiere ebraico, con la sua antica sinagoga e il forno delle azime, racconta la storia di una convivenza plurisecolare, mentre le cantine scavate nella roccia svelano la tradizione vinicola del borgo. Pitigliano, oltre alla storia, offre anche natura e avventura. Nei dintorni,
Sentieri e percorsi escursionistici conducono alla scoperta di aree naturali di straordinaria bellezza, come le vie cave, che sono antichi percorsi etruschi incisi nella roccia. Oppure le sorgenti termali naturali, dove è possibile rilassarsi in un ambiente di pace assoluta. Continuando, Castiglione della Pescaia, con le sue spiagge dorate, che si estendono a perdita d'occhio, rappresenta una delle perle della costa toscana. Questo antico borgo marinaro, con le sue origini medievali, custodisce un castello che sorge maestoso, offrendo una vista panoramica sul Mar Tirreno. Le sue acque chiare e le riserve naturali nelle vicinanze fanno di Castiglione della Pescaia una destinazione perfetta per gli amanti della natura e del mare, ma anche per coloro che cercano storia e cultura. Il borgo, infatti, con i suoi vicoli stretti e le piazzette vivaci, è un luogo che incarna la tranquillità del passato, permettendo di vivere atmosfere d'altri tempi. Proseguendo nell'entroterra, si trova Certaldo, borgo medievale che ha dato i natali a Giovanni Boccaccio, uno dei padri della letteratura italiana. Certaldo Alto, la parte antica, è un viaggio nel tempo, raggiungibile tramite una suggestiva funicolare che si inerpica lungo il colle. Qui, le case di mattoni rossi e le strade lastricate racchiudono un patrimonio storico e culturale di grande valore, custodito gelosamente tra le mura antiche. Questo borgo vive ancora oggi nel segno della tradizione, con eventi e festival che celebrano la sua storia e la sua cultura, tra cui spicca il Mercantia, uno dei più affascinanti festival di teatro di strada d'Europa. Capalbio, noto per le sue mura medievali e per il suo centro storico praticamente intatto, è un gioiello che offre un'immersione totale nell'atmosfera medievale. Situato al confine meridionale della Toscana, è un luogo dove la vita rallenta, invitando alla scoperta dei suoi vicoli, delle sue piazze e della sua arte. Il borgo è circondato da una natura rigogliosa, con paesaggi che vanno dalla campagna toscana fino al mare, rendendolo il luogo ideale per chi cerca un'esperienza autentica e tranquilla. San Miniato, invece, posizionato su un colle che domina le valli dell'Arno e del suo affluente Egola, è famoso in tutto il mondo per il suo tartufo bianco, vero e proprio oro bianco della cucina italiana. Ogni anno, il borgo diventa teatro di una delle più importanti fiere dedicate a questo pregiato tubero, attirando appassionati di gastronomia, chef e curiosi, da ogni angolo del pianeta. Ma San Miniato è anche storia, con la sua torre di Federico II, che si erge a simbolo della città, offrendo uno dei panorami più suggestivi della Toscana. Infine, non possiamo non citare un trittico di borghi che, seppur brevemente menzionati,
meritano attenzione per la loro unicità. Di questi fanno parte Bagno Vignoni, con le sue antiche terme romane, ed è un luogo dove l'acqua e la storia si incontrano, offrendo un'esperienza di relax nel cuore della Val d'Orcia. Cortona, arroccata sulle colline della Val di Chiana, incanta con le sue mura etrusche e le sue vie ricche di storia, diventando scenario di eventi culturali di rilievo internazionale. Montefiorale e Poppi, infine, rappresentano l'essenza del classico borgo toscano, con il primo che conserva intatta la sua bellezza medievale, ed il secondo, che custodisce un imponente castello, testimone della storia e della cultura di questa magnifica regione.